Ciao e benvenuti in questo mio terzo video tutorial su Creo Parametric 11 dedicato a quelli che sono i primi strumenti all'interno dello Sketch. Lo Sketch è uno strumento di disegno bidimensionale che noi possiamo creare su piani oppure su superfici planari, geometrie bidimensionali che poi possono essere utilizzate per realizzare delle funzioni tridimensionali, come possono essere ad esempio l'estrusione o la rivoluzione. Lo sketch si divide sostanzialmente in due tipologie. Si può parlare di sketch interni, quando abbiamo degli sketch unicamente all'interno di feature di modellazione, oppure sketch esterni, quando invece sono a primo livello dell'albero del modello, quindi sono all'esterno e quindi immediatamente visibili e possono essere eventualmente utilizzate successivamente per realizzare delle feature tridimensionali. In realtà è a mio avviso preferibile, se vogliamo costruire un semplice modello, utilizzare principalmente sketch interni, mentre invece gli sketch esterni sono a mio avviso accettabili quando dobbiamo creare una geometria bidimensionale che fa da schema di appoggio, quindi da scheletro, piuttosto che da layout di un modello complesso o di un assieme complesso. Altrimenti invece è meglio evitare sketch esterni perché questi non fanno che rendere l'albero più lungo, meno compatto e di conseguenza di più difficile gestione. Vediamo con due esempi come possiamo creare uno sketch interno oppure uno sketch esterno. In realtà sketch interni e sketch esterni vengono creati in base alla sequenza con cui costruiamo lo sketch. Se vogliamo costruire uno sketch interno, avviamo prima il comando di modellazione, ad esempio l'estrusione, scegliamo il piano di sketch, andiamo a definire lo sketch, in questo caso un semplice rettangolo, confermiamo lo sketch e confermiamo poi l'estrusione stessa. In questo caso possiamo notare che nell'albero del modello abbiamo un'unica nuova funzione di modellazione che è l'estrusione, che al suo interno presenterà la sezione 1 che appunto corrisponde allo sketch rettangolare che abbiamo fatto. Per invece creare uno sketch esterno dobbiamo fare prima uno sketch con il comando immediatamente visibile nella scheda modello della nostra interfaccia utente. Quindi andiamo a fare prima uno sketch, scegliamo un piano, premiamo il tasto sketch e andiamo a costruire la nostra sezione, in questo caso con un cerchio. Confermiamo e uscendo dallo sketch in realtà abbiamo unicamente una seconda feature che rappresenta una geometria 2D, in questo caso di un cerchio. Poi se vogliamo possiamo selezionarla e estruderla. A questo punto possiamo confermare l'estrusione stessa. In questo caso, grazie a questa differente sequenza di costruzione, abbiamo creato uno sketch esterno che è al primo livello dell'albero del modello, poi abbiamo creato una estrusione di questo sketch che però al suo interno presenta esattamente una copia identica e dipendente di quello stesso sketch. In questo caso per fare una seconda estrusione abbiamo due feature nell'albero del modello, di conseguenza un albero un pochino più lungo del necessario. Ovviamente questo problema sarebbe molto più evidente qualora dovessimo costruire poi diverse feature con questa stessa tecnica. Quindi se dovessimo costruire 10 feature, 10 estrusioni, avremmo sostanzialmente 20 feature nell'albero del modello, quindi un albero del modello il doppio più lungo e quindi molto meno compatto e di più difficile gestione. Altra informazione che posso darvi è che se seleziono questo sketch posso andare a vedere quelle che sono le sue informazioni di riferimento, cioè le sue dipendenze, eventuali padri ed eventuali figli. In effetti vediamo che questo sketch come figlio ha l'estrusione 2, quindi la seconda estrusione che abbiamo effettuato. Questa logica di modellazione secondo me è
è sconsigliabile proprio perché creiamo un albero più lungo, però possiamo comunque andarla a risolvere. Possiamo selezionare la seconda estrusione, fare modifica definizione e andare nel menu posizionamento che ci viene aperto immediatamente, andare a sciogliere il legame tra lo sketch che si trova all'interno della feature e quello che si trova all'esterno, cliccando proprio sul comando sciogli. Gli diamo un ok a questo messaggio di avvertimento, confermiamo l'estrusione. A questo punto noteremo che all'interno dell'estrusione 2 abbiamo non più sketch 1 ma abbiamo una sezione 1, quindi abbiamo eliminato il legame tra lo sketch interno all'estrusione e lo sketch esterno. In effetti, se selezioniamo lo sketch 1 che si trova all'esterno del modello e andiamo a vedere i suoi riferimenti, vedremo che non ha più figli, come si può vedere da questa finestra, e quindi ciò ci consente anche di andarlo ad eliminare senza andare a intaccare in nessun modo la seconda estrusione. Adesso entriamo nel vivo della realizzazione di uno sketch bidimensionale, così andiamo a vedere quelli che sono i comandi più importanti e più utilizzati. Per fare ciò utilizziamo direttamente questo strumento, ma comunque sia che siano esterni o interni gli sketch, gli strumenti al suo interno sono praticamente identici. Quindi premiamo su sketch, scegliamo il piano, clicchiamo su sketch nuovamente e a questo punto siamo entrati all'interno dell'ambiente di sketch, riconoscibile da questi strumenti di colore blu che troviamo in alto e dal fatto che ci sia aperta questa ribbon bar che si chiama appunto sketch. Quando entriamo nello sketch normalmente genera delle linee di riferimento, che sono queste che sto evidenziando passandoci sopra. In questo caso sono delle linee di riferimento ai piani di riferimento, quindi una è una linea che rappresenta la proiezione del piano right e l'altra è una linea che rappresenta la proiezione del piano top. In realtà noi possiamo anche creare ulteriori riferimenti, questo per facilitarci nel disegno e per utilizzare questi riferimenti come delle geometrie di costruzione, e questo lo possiamo fare mediante questo comando riferimenti, che è un comando spesso trascurato dagli utenti meno esperti, ma in realtà secondo me è di grande utilità in tante situazioni. Cliccando su questo strumento andiamo a vedere quelli che sono i riferimenti già presenti nel nostro sketch. Come dicevo prima, sono presenti riferimenti al piano right e al piano top, ma ne possiamo creare di nuovi semplicemente andando a selezionare delle geometrie che sono poi proiettabili sul piano di sketch e che ci interessano come riferimento. Può essere ad esempio una faccia di questo parallelepipedo, un'ulteriore faccia di questo parallelepipedo, come vedete ad ogni clic appare un nuovo riferimento, oppure può essere anche questa superficie cilindrica. Adesso si vede poco, ma in realtà lui è andato a proiettare quella superficie cilindrica sul nostro piano di sketch, creando un riferimento circolare, ma anche un riferimento al centro di quel cilindro, di quella base circolare. Quindi posso chiudere questo strumento, in realtà i riferimenti che poi mi rendo conto non mi servono più, posso anche andarli a cancellare semplicemente selezionandoli e facendo canc. Li posso anche cancellare tutti lasciando esclusivamente quello del cilindro e soprattutto per renderlo più visibile cambio visualizzazione e passo alla visualizzazione non nascoste. Adesso andiamo a vedere altri strumenti di sketch, in genere di uso molto frequente e molto comune. Sicuramente abbiamo il comando linea, che è un comando che consente di costruire delle polilinee aperte o chiuse, e con questo comando ogni due clic sostanzialmente ci viene generato un segmento e il comando mi consente, facendo tanti clic, di creare una linea spezzata. Ve lo mostro immediatamente. Quindi attivo il comando, faccio due clic e poi continuo, faccio un terzo, un quarto, un quinto, un sesto e un settimo clic fino a chiudere la geometria.
comando polilinea, il comando linea rimane attivo comunque, ma volendo lo posso interrompere facendo un clic col tasto centrale. Continuo ancora perché il comando linea è rimasto attivo, tasto centrale e ancora faccio alcuni clic, tasto centrale. Quindi il tasto centrale mi consente di interrompere una linea in un punto per poi proseguire a disegnare un'altra linea in un altro punto dello schermo. Ovviamente disegniamo sempre sul piano dello sketch che abbiamo definito. Mi oriento sul piano e vado a eliminare le geometrie che adesso non mi servono più, le posso eliminare semplicemente facendo un box di selezione e premendo Canch. Altro comando di uso molto frequente è il comando rettangolo angolare, che appunto mi consente di definire uno o più rettangoli facendo due clic per ciascuno, che servono a definire appunto le estremità di una diagonale, e ne posso fare più di uno finché il comando è attivo. Quando non mi servono più rettangoli posso cliccare col tasto centrale e eventualmente, visto che poi rimangono selezionati, cancellarli tutti. Andiamo a vedere un altro strumento di uso molto frequente, che è lo strumento cerchio, che in realtà in questo caso si chiama centro e punto, perché mi consente di disegnare uno o più cerchi partendo dal centro e definendo una posizione della circonferenza esterna. Posso disegnare più cerchi finché il comando è attivo, posso anche disegnare cerchi che si intersecano, come in questo caso. Tasto centrale anche qui per uscire dal comando e ritornare sullo strumento di selezione. Se poi voglio andare a cancellare alcune porzioni di questi cerchi, posso utilizzare, invece che il Canch, che mi consente di fare una eliminazione parziale di un cerchio o di un arco di circonferenza, allora posso usare elimina segmento, che invece mi consente o di eliminare un'intera entità o anche di eliminare porzioni di questa entità semplicemente trascinando col tasto sinistro, quindi andando a disegnare una curva, e tutte le entità che vado a toccare con quella curva trascinando col tasto sinistro mi vengono cancellate. Ma poi posso anche proseguire e cancellare tutto se preferisco. Anche qui tasto centrale per disattivare il comando elimina segmento. Poi abbiamo strumenti per disegnare gli archi, ad esempio centro ed estremi. In questo caso definisco un centro, definisco una prima estremità dell'arco e poi una seconda estremità dell'arco. Anche qui tasto centrale. E poi ho anche il comando tre punti estremo tangente, che mi consente di definire un arco per due punti, ma se mi aggancio nel primo punto ad un'entità preesistente definirà automaticamente la tangenza, e poi vado a definire anche la posizione del centro. Posso anche disegnare un arco sempre con lo stesso strumento staccato da una qualsiasi entità, in questo caso faccio due clic per definire le due estremità e un terzo clic per definirne la posizione centrale. Anche qui tasto centrale, posso fare un box di selezione e cancellare tutto. Ok, avrete notato che in linea di massima, se io prendo il comando linea e disegno una qualche figura, anche agganciandomi a dei riferimenti che ho già preso o che vado a definire sul momento, mi mostra delle quote. Le quote che mi mostra servono a vincolare lo sketch, che altrimenti sarebbe privo di vincoli e non tollera delle geometrie 2D che sono svincolate nello spazio o comunque sul piano, e quindi mi crea delle quote
in automatico, che sono i vincoli che sostanzialmente mancano per definire correttamente quella geometria. Queste quote che lui mi crea, lo vediamo anche se ci andiamo sopra, sono dette quote deboli. Vuol dire semplicemente che sono delle quote definite appunto automaticamente dal software. Queste quote possono essere modificate semplicemente facendo un doppio clic e ne possiamo modificare il valore. Appena ne modifichiamo il valore, questa quota cambia colore, ha un colore un po' più scuro, un po' più evidente. Se ci vado sopra adesso è diventata una quota forte. La differenza tra quote deboli e quote forti sta semplicemente nel fatto che una quota debole è definita dal programma stesso, una quota forte è definita dall'utente. Quindi l'utente può trasformare delle quote deboli in quote forti semplicemente modificandone il valore, oppure può creare lui delle quote aggiuntive con il comando quota. Con il comando quota in Sketch io vado a selezionare due entità, poi con il tasto centrale piazzo la quota che mi interessa e gli do un valore. E quindi ho definito una quota forte che mi va a sovrapporsi alla quota debole che mi aveva creato il software stesso, e quindi creo dalla precedenza alle quote che definisce l'utente ed elimina la sua quota debole. Questo è un altro aspetto importante. Le quote forti possono essere cancellate semplicemente selezionandole e facendo cancel. Se le cancello, le sostituirà con delle quote deboli, come questa. Le quote deboli non possono essere invece cancellate. L'unico modo per eliminare delle quote deboli è o creare delle quote forti che le sostituiscono, oppure creare dei vincoli che in qualche modo sostituiscono quelle quote deboli. Adesso buttiamo via rapidamente questo sketch e vi mostro un altro aspetto che è legato ai vincoli di sketch, che sono quelli mostrati qui e che in realtà, lo noterete disegnando, normalmente vengono anche suggeriti mentre disegniamo. Ad esempio, se io mi aggancio a questo bordo di questo parallelepipedo, mi sta definendo un vincolo di coincidenza tra l'estremità di questa linea che sta disegnando e questo bordo stesso. Quindi se clicco in questa situazione vuol dire che accetto quel tipo di vincolo. Vado avanti, disegno una linea verticale, mi propone un vincolo di verticalità, che è quel simbolino circolare che vediamo vicino al mio puntatore, e così via. Vincolo di orizzontalità. Adesso disegno una linea diagonale, mi muovo perpendicolare, anche qui mi viene proposto un vincolo di perpendicolarità, vincolo di parallelismo, e magari possiamo anche avere un vincolo di parallelismo e di uguaglianza. Quindi cliccando in questa situazione io vado poi a confermare quei vincoli che lui mi aveva mostrato. Infatti, se poi faccio in questo caso due volte tasto centrale, mi troverò i vincoli di parallelismo tra queste due entità, il vincolo di ortogonalità tra queste altre due entità evidenziate in rosso, il vincolo d'uguaglianza tra queste due entità evidenziate in rosso, e così come tutti gli altri vincoli di orizzontalità, di verticalità e di coincidenza che ho sfruttato per iniziare a disegnare la polilinea, ma anche per terminarla. I vincoli si possono anche selezionare e cancellare. Questo fa sì che lui sarà costretto a mettere delle quote che vanno a sostituire quel vincolo, quindi delle quote deboli che vanno a sostituire quel vincolo, ma i vincoli li possiamo anche aggiungere. Io adesso qui ho cancellato un vincolo di parallelismo, posso decidere di ripristinarlo, potrei farlo con un undo, ma in questo caso gli vado a dire proprio parallelismo,
e seleziono le due entità che adesso voglio che siano parallele. Adesso vi mostro che disegnando due entità un po' a caso posso a queste aggiungere un vincolo, ad esempio, di uguaglianza. Quindi clicco sul vincolo di uguaglianza e seleziono le due entità. A questo punto sono definite come uguali. Questo vale anche per due cerchi. Posso disegnare un cerchio e un secondo cerchio, anche se anche qui c'è un'interpretazione del mio intento, perché se io mi avvicino a una situazione di uguaglianza è lui stesso che mi propone il vincolo di uguaglianza. In questo caso io però lo forzo per allontanarmi da quella situazione e poi aggiungo successivamente un vincolo d'uguaglianza. Le stesse operazioni le possiamo fare per tutti gli altri vincoli che abbiamo a disposizione. Quindi vi ringrazio, mettete un bel like se vi è piaciuto il mio video, ci vediamo al prossimo video tutorial. Un abbraccio a tutti.